Come va? Bentornati sul mio canale. Come sempre, prima di iniziare il video vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di YouTube, di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. Bene. Oggi vi parlo di questo argomento più altre cose, però intanto iniziamo con questo. Parliamo di una carta che si può usare per il sostegno della spesa alimentare, le spese mediche, le bollette di luce e di gas. Io scommetto che molti di voi già hanno capito di cosa stiamo parlando e dici perché ne parli? Ne parlo, ovviamente stiamo parlando della carta acquisti, ne parlo perché ancora tantissime persone non sanno che esiste, non sanno come funziona, non sanno perché, non sanno quanta ricarica, non sanno nulla. Quindi è giusto che anche chi non lo sa venga a sapere, venga a conoscenza di questa benedetta carta. Quindi la carta acquisti, che non è da confondere con la carta dedicata a te, perché quella è tutta un'altra storia, attenzione, la carta acquisti può essere utilizzata, all'interno degli esercizi abilitati al circuito di pagamento, ovviamente, che si chiama Mastercard e serve per fare proprio gli acquisti e poi anche presso gli uffici postali e anche per pagare le bollette elettriche e del gas. La carta vale 40 euro al mese e viene ricaricata automaticamente ogni 2 mesi, quindi in pratica arrivano 80 euro ogni 2 mesi. I vantaggi sono questi. Primo, è completamente gratuita e già iniziamo bene. Funziona come una normalissima carta elettronica, viene ricaricata gratuitamente dallo Stato. Vedi che questa cosa è molto interessante. Possono richiedere la carta acquisti tutti quelli che hanno già compiuto 65 anni di età o sono genitori di un bambino con meno di 3 anni di età. Basta semplicemente compilare il modulo di richiesta che si trova negli uffici postali oppure sul sito internet delle poste italiane. Non vi dico gli altri sistemi perché rimangono quelli secondo me un po' più complicati, quindi basta andare direttamente in posta e fate prima. Una volta che avete compilato il modulo che vi rilascia la posta, lo riportate compilato in ufficio postale e glielo lasciate direttamente lì. Per ritirare la carta acquisti, basta poi andare in qualunque ufficio postale abilitato al servizio. Ovviamente vi arriva un messaggio, una comunicazione dove vi dice che se la vostra domanda è stata accettata oppure no. È anche molto importante avere un ISEE aggiornato, mi raccomando, perché senza l'ISEE, lo sapete, non si fa niente. A questo punto la domanda è come usarla. Ogni carta ha un codice personale, il PIN, che ti verrà inviato a casa. Puoi utilizzare la carta solo nei negozi alimentari, farmacie e parafarmacie abilitate, come vi ho detto, al circuito Mastercard. Usare la carta è completamente gratuito, non ci sono commissioni sull'utilizzo. L'unica cosa è che non si possono prelevare dei contanti direttamente dalla carta, cioè non è che voi andate al postamat, infilate dentro la carta e vi ritirate i soldi, non funziona così. E poi infine la carta si può usare anche negli uffici postali per pagare le bollette di luce e di gas. Prima di proseguire con il secondo argomento di oggi, mi raccomando, qui sotto nella descrizione del video vi lascio un collegamento che si chiama Tutti i miei collegamenti. Da lì si parte per avere tantissime agevolazioni, caselle email PEC gratuite, abbonarvi al mio canale di YouTube, scrivermi privatamente, ricevere una cartolina digitale da parte mia nel caso in cui avesse un compleanno, una ricorrenza, una nascita, un battesimo, quindi da lì potete ricevere una mia cartolina digitale, più tante altre cose interessanti che man mano io aggiungo o tolgo in base a come mi viene meglio.
Quindi mi raccomando, andate a farci un giro e trovate il collegamento qui sotto che si chiama Tutti i miei collegamenti. Bene, parliamo di un'altra questione e parliamo di Adi. Allora, sta girando una domanda su internet, tra cui è arrivata pure a me. Allora, la ricarica dell'assegno di inclusione non sarà pagato per 2 mesi. Molte persone mi dicono, sai, l'assegno di inclusione non verrà pagato per 2 mesi. E io all'inizio non facevo caso a questa domanda. Dopo un po', visto che le persone continuavano a scrivere, mi dice, ma come mai le persone mi scrivono non viene pagato per 2 mesi? Che sta succedendo? Vediamolo bene. Quindi è prevista l'interruzione dell'erogazione della ricarica per 60 giorni. Questo è quello che sarebbe da dire, cioè quello che sta girando adesso, no? Le classiche voci di corridoio. Ora vi spiego esattamente cos'è questa notizia che gira, perché pare che le dimenticanze effettivamente possono costare care. Si sta in pratica parlando del mancato invio della domanda di rinnovo una volta che sono trascorsi 18 mesi dalla prima erogazione, ok? In pratica, lo sapete, c'è la decadenza automatica di ADI nel caso in cui non si dovesse procedere subito o entro pochi giorni con la nuova domanda di rinnovo. E poi, tra l'altro, se lasciate passare troppo tempo si rischia anche di passare al mese successivo. Questo vuol dire che così facendo accade che si arriverebbe a 2 mesi di stop di ADI. Quindi vale sempre il detto, chi ha tempo non aspetti tempo, ok? Non dormite sugli allori. Questo in pratica sarebbe la notizione che sta girando, ok? Certamente, rischiare di perdere magari l'unica fonte di reddito per rinunciare a fare la spesa, oppure non so, per pagare le bollette, diciamo non è molto piacevole, visti anche gli ultimi rincari che ci sono stati in questo periodo, anzi diciamo nell'ultimo anno e mezzo, per riuscire a fare la spesa, che non è una bellissima cosa. Comunque, tornando a noi, lo sapete, la normativa prevede che si possa ripresentare una nuova domanda per ricevere il sussidio quando sono passati i 18 mesi dalla prima erogazione e l'invio della domanda deve essere fatto nel mese successivo a quello dell'ultima ricarica. A questo punto è molto importante sapere quando scadono i 18 mesi e quando sarà il mese di stop, giusto per non rimanere ultimi. Quindi il mio consiglio è quello di prepararsi in tempo con tutta la documentazione necessaria per il rinnovo di ADI e di prendere appuntamento con il proprio CAF, consulente fiscale, professionista, fiscale, eccetera, eccetera, giusto per evitare di perdere intanto il sussidio e poi comunque perdere troppo tempo, perché poi dopo passano mesi e mesi. Bene, se avete altre domande, come sempre lo sapete, potete commentare qui sotto a questo video, io le domande le leggo tutte e poi quelle più interessanti o che possono essere utili alla comunità rispondo con un altro video, ok? Quindi se commentate qui sotto. Io vi ringrazio per avermi guardato, ricordatevi di iscrivervi al canale, di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. E noi ci vediamo in un prossimo aggiornamento sempre qui sul mio canale di YouTube. A presto, ciao!